Vabbè, abbiamo cominciato ragazzi, oggi è arrivato un mega pacco, misturiamolo dentro dell'imbottitura. Sei pronto a vedere? La nuovissima Insta360 Go 3 raga, colpo di scena, apriamola. Ah, guarda che bella, quasi come la vecchia Go 2 ma un filino più grossa direi. Vediamo un po' la Go 2 qua, di fianco alla sua sorellina, è leggermente più cicciotta, ciò significa che secondo me la batteria dura di più. Sono cambiate un po' di cose, oltre alle dimensioni. Qua dietro abbiamo questi attacchi perché si monta anche con dei supporti magnetici la Go 3, oltre ad avere un case particolare. Devo leggere un po' di istruzioni, ci sono un sacco di cose nuove. Attenzione, supporti magnetici, bisogna metterla dal lato giusto. E poi il suo case dove si inserisce la telecamera per ricaricarla, e quest'anno anche uno schermino. Se questa era la vecchia, questa è la nuova, sempre compatta, leggermente più spessa. C'è anche un pulsante perché si può utilizzare anche inserita nel case con lo schermo, così da avere più batteria, più durata. E poi questo attacco magnetico va anche su questo. Noi adesso andiamo ad accenderla per la prima volta col bottone qui, eccola qua, schermino frontale che vi fa vedere cosa si vede. La nuova Go 3 filma in 2.7K, mentre la precedente era fino a 1080. C'è la stabilizzazione integrata flow state come sulla RS, con la possibilità anche di bloccare l'orizzonte, oltre anche l'impermeabilità fino a 5 metri. A questo punto, visto che sappiamo le feature principali, direi che possiamo andare a provarla in action in bici. Ragazzi, questo video era partito un pelo sottotono perché non mi ero reso conto appieno del potenziale della nuova Go 3. È assurda, incredibile, comodissima, vi permette di fare un sacco di cose, filmare in formati orizzontali e verticali in uno schiocco di dita. E adesso vi faccio vedere quanto è facile da utilizzare. Quindi la tiriamo fuori dal case, andiamo a mettere su questo attacco che è magnetico ed è un adattatore che va bene per tutti i classici mount. Bisogna inserirla molto bene perché l'attacco ha due gommini per tenerla ferma, salda, di modo da evitare le vibrazioni. Possiamo accendere da qui la camera. Ed ora vi faccio vedere quanto è facile farla funzionare, perché dallo schermino avete la preview, potete anche avviare la registrazione. Quindi adesso siamo sulla Go 3. In questo momento sto filmando con un FOV Action View che è leggermente più ampio in alto e in basso, quindi perfetto per andare in bici. Dopodiché c'è anche la modalità Ultra, leggermente più schiacciata ma più ampia sui lati. Da qui potete inclinare la telecamera come volete, la potete abbassare, alzare e vedere direttamente la preview sullo schermino. L'audio è ottimo, sono impressionato, senza nessun tipo di copertura dei microfoni, si sente benissimo anche col vento. E adesso andiamo subito a vederlo in action. Allora, vediamo un po' di provarla in discesa. Madonna, si è rotto. L'acqua degli scorsi giorni ha fatto un disastro. Qui siamo in una situazione di luce pessima, io faccio fatica a vedere io con gli occhiali. Sto filmando in 2.7K a 30 frame. Oddio che sasso grosso. E vado a trovare il mio amico Ermete, che anche lui è un ambassador di Insta360, così vi faccio vedere questo nuovo aggeggio in anteprima. Guardale qua. E quel telecomando che c'è in mano? È la Go 3. Giura? È Gli hanno cambiato il telecomando. No, praticamente questo qui è un case con la batteria, no? Dove è anche lo schermo preview, sempre in collegamento Bluetooth. Infatti vi stavo filmando in segreto. Vediamo un po' cosa hanno costruito qui i boys nella foresta. C'è un mega drop. Yo! Oh, un mega salto anche. Questo qua si fa? Ah, ho paura che fosse molle la rampa. Cazzo, vi siete sbattuti a costruire di brutto, eh. Parte la DH di Rodero. Ma c'è un po' di ripio ancora, eh. Oppala, oggi è bella slippery qua. E siamo in strada. Ma mettiamo caso che state filmando in orizzontale e volete cambiare. Andate qui, impostazioni, premete su 9/16 e rec. Ragazzi, stiamo già filmando in verticale, è incredibile. Ragazzi, siamo al motorino finalmente, il posto perfetto per mettere alla prova la nuovissima Go 3. Qui ho già messo un dead cat e questi paravento, perché ha due microfoni, uno qui, uno davanti, e l'audio si sente bene, ma per i video preferisco annullare totalmente l'effetto del vento. La cosa più bella di tutte è che da qui, dal nostro schermino, possiamo vedere la preview live di quello che vede la telecamera, vedete? Da qui sempre possiamo cambiare le impostazioni, se vogliamo filmare in verticale, in orizzontale, 2.7K piuttosto che altro, e abbiamo tutte le impostazioni della telecamera. Il touch funziona benissimo. Piuttosto che cambiare il FOV, qua possiamo vedere direttamente la preview in tempo reale di quello che riprende, così siamo pronti per andare a girare senza sbatti di non sapere se andremo a filmare
quello che effettivamente vogliamo vedere. Diretti in bike park, let's go! Rotatable. Quasi, dai, quasi. Ci siamo. E dal motorino, ragazzi, macchina carica con tutte le bici, G-Sport pronto, si parte direzione Innsbruck perché c'è il Crane Course, andiamo. Finalmente abbiamo una telecamera super light sul casco. Adesso qua guardiamo la view, perfetta, metto questo via e andiamo a sendare sul salto del whip off. Che fa? Andiamo in trenino così, ci chiama entrambi. Stiamo partendo così proprio, ciao. Wow! Oh my god, man! Madonna, siamo andati in Cina tutti e due. Questi sono salti, cazzo. Credo che sono versati 5 metri di atterraggio. Dani è entrato ancora più lungo di me. Abbiamo la modalità vlog, raga, con lo schermino. Adesso stiamo per vedere il podio delle finali del whip off. Check this out. Oh raga, dopo 5 anni di Crane Course Innsbruck, o quanti sono? Forse 6. Per la prima volta proviamo il bike park. Ok, andiamo. Occhio! Wow! The Svrappinator. Oh! Subito! Cosa scivola, wow! È figa sta linea, raga! Yo! Oh man, dove sei andato, porco zio? Ma sei pazzo? Il bro. Oh! Madonna! Qui le speed sono un po' a caso, raga! Ah! Occhio, finisce così la DH di Innsbruck. Thank you guys. Dunque ragazzi, spero di avervi fatto capire al meglio tutte le funzionalità di questa telecamera. In realtà ce ne sono anche altre, perché c'è ancora la modalità free frame che vi permette di filmare praticamente un tondo. Ok, siamo adesso in modalità free frame, con la quale potete cambiare il formato video come volete, a vostro piacimento, verticale, orizzontale, come vi pare. Questo è molto utile se magari potete fare una run una sola volta e vi serve il video in formato social, quindi verticale, magari anche per video in 16 noni. Altra cosa che non vi ho detto è che questa nuova Go 3 ha il comando vocale, per adesso disponibile solo in inglese. Guarda Marti, start recording. Hai visto? Stop recording. E così non bisogna magari schiacciare il bottone se si hanno le mani occupate, ad esempio mentre sta andando in bici, si vuole filmare all'improvviso, basta chiamarla e lei inizia a registrare. Quindi la parola d'ordine per questa Insta360 Go 3 è versatilità, perché è utilissima per fare diverse cose, si può prendere, spostare, fare e disfare, comodissima. Per maggiori info sulla telecamera e per acquistarla trovate il link qua sotto in descrizione. Noi ci vediamo nel prossimo video tra qualche giorno, quindi stay tuned, ciao, alla prossima.